Allora, dimmi un po' com'è stato farsi riconoscere. È stato bello, devo dire la verità. Eh, eh, Sì, prima volta, prima volta. sì. Prossima volta mi picchiano. Vabbè, se continui a fare il cattivo può essere. Uno, due, tre. Ciao, buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera Taki, che ridi già. Incominciamo. Oggi Taki sta bene, meno male. Oggi sto meglio, sì, 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 oggi sto meglio. Eravamo preoccupati l'altra volta, ma è tornato. Purtroppo l'altra volta ho avuto dei problemi, però oggi mi sono ripreso. Meno male, va già bene che passano 15 giorni così uno appiana le questioni. Allora, questa sera, come promesso ad Andrea F, torniamo a parlare del suo commento, che l'altra volta abbiamo parlato solo del cavallo d'ala, della palla dentro alla gabbia, cos'altro, Tacchi, ricordami. La catena. Esatto, la gabbia con la pallina, come dicevi, il cavallo d'ala, la stella La di stella Moravia. di Moravia, ecco. Abbiamo parlato poco perché non sapevamo molto che cosa dire in questo campo, perché noi non abbiamo iniziato da questi classici del Whittling e abbiamo lasciato da parte l'altro pezzo del quesito che parlava di cucchiai. Perché il cucchiaio effettivamente merita una parte a sé. Uno, perché è sicuramente una delle cose più amate in assoluto nell'intaglio del legno. Infatti ci sono, anche su Instagram, ci sono profili di persone che fanno solo ed esclusivamente cucchiai, e il cucchiaio ha sicuramente un certo fascino per tanti motivi. Primo, diciamo che piace perché si può usare probabilmente, cioè essendo anche una cosa utile, magari ti attira di più di farti il tuo cucchiaio a seconda delle tue esigenze, di cosa hai bisogno da fare in cucina, anche perché ultimamente, non so se dalle tue parti è diverso, ma da noi stanno arrivando solo più nei supermercati dei cucchiai che non servono effettivamente più a niente, sono piatti con quasi Sì, neanche. sì, ne ho uno in cucina io. È un cucchiaio di bambù Sì, lungo il bambù. sarà 40 centimetri ed ha una piccola conchetta, difatti è quasi inutile. Sono terribili, sono diventate delle pallette e quindi nasce anche abbastanza facilmente l'esigenza di avere un cucchiaio che serve effettivamente a qualcosa. E poi comunque farti il tuo cucchiaio, cioè c'ha un qualcosa di primordiale probabilmente, e quindi sicuramente un argomento interessante. Dici qualcosa tu, tanto io metto il timer, vai. Allora, innanzitutto per fare i cucchiai bisogna avere uno strumento che è il coltello da cucchiaio, da scavo, Da sca- che è un uncino praticamente. Eh, Ce l'ho, mi sono attrezzata. esatto, ce ne sono di due tipi, anzi due tipi, un po' più di due tipi, però i due tipi che secondo me sono. Così è gigante. No, no, questo qui è il più piccolo. No, non come lama, come manico intendo. Ma devono essere così perché sennò non riesce a far forza. Esatto. E avevo visto anche un coltello da cucchiaio che solitamente hanno il filo da una parte, soltanto da una parte. Sì. Avevo visto anche col filo doppio, perché praticamente aveva sia il filo di qua che il filo di qua, perché
il ragazzo che lo utilizzava faceva questo movimento, quindi di qua e di là, quindi andando a portare, andando a fare quel movimento sportava legno sia da una parte sia dall'altra, e quindi il lavoro risultava più veloce. Il tuo è a uncino? Fallo vedere bene. Il mio è uncino, però è uncino smussato, perché l'ho smussato perché è pericoloso. Sì. Quindi, questo qua invece è piatto. È piatto, non è... Sì, questo qua è il primissimo che ho comprato, e diciamo che ci ho fatto delle barchette, roba così. Difatti è super affilato ancora. Infatti, Sì, vedi, questo qua è divertente da affilare, tutto sommato, mette abbastanza male. sì, avevo fatto anche un video su come fare una coramella per affilare queste cose qui. Allora, poi Perché io l'aggiungo poi sì, in alto di pasto sì. da qualche parte. È una coramella doppia, se volete ve la faccio vedere. Praticamente c'è sia la parte esterna che la parte interna. Questa qui è la coramella, quindi scavata al centro per poter... E questa qui è l'altra parte. Quella per l'interno. Esatto, quindi una cosa così. Doppia, ci ho messo un po' a farla perché l'ho fatta con un tubetto di silicone, con una cartuccia di silicone, con la carta vetro. Quindi 1 ora e un quarto a grattare tutto. Però ecco, c'è il video. Però se funziona, perché comunque affilare questo genere di coltelli qua mette abbastanza male, e ce ne sono di diversi tipi, perché vanno considerati se sei destrorso o marcino. Hanno l'affilatura dalla parte opposta. Esatto. E questo qui comunque, questa è una misura la più piccola che esiste, quindi sono anche abbastanza grandi. E quando si vuole fare oggetti più piccoli si procede diversamente, con altri mezzi o con la carta. Solitamente ci sono anche delle sgorbie fatte proprio si chiama sgorbia a cucchiaio. Con la sgorbia oppure anche con lo scalpellino, e questi qui sono già per misure per fare proprio cucchiai normali, neanche da cucina quanto da tavola, è già da una misura che si può fare il cucchiaio da tavola. Cosa dire della produzione dei cucchiai? Partiamo dal legno. Il legno sicuramente va scelto duro, perché se no non sono abbastanza forti se dovete fare della pressione. Ad esempio, non so, avete una pentola e volete grattare o sollevare qualcosa di effettivamente pesante, si potrebbero spezzare nel punto in cui vanno resi un po' più sottili, per bellezza anche, perché non è che uno può fare un tronco per fare un cucchiaio, devono essere anche con una certa estetica. E quindi i legni migliori, mi viene in mente aceri, ciliegi, noci, cos'altro? Il faggio. Faggio. Ma il faggio, sai che il faggio non è molto buono per le cose alimentari, perché è un po' velenoso. Io non lo consiglierei per un cucchiaio il faggio, sinceramente. Logicamente va trattato. Io sulla roba che deve essere alimentare sto molto attenta a usare cose effettivamente più clinicamente igieniche possibile. Però sì, sicuramente il faggio come genere di legno nulla da dire. Beh, se tu guardi, facendo adesso, andando fuori da quello che è il discorso del cucchiaio, andando nei supermercati, si trovano sempre meno taglieri in legno, posate in legno, perché appunto per una questione igienica. Sì, più che altro adesso si trova gran bambù e pioppo.
che dico, cioè pioppo per una cosa da mangiare è veramente spiacevole, perché oltretutto non regge, cioè è un legnetto e non capisco perché devono andare su questa cosa qua. Sul bambù sono perfettamente d'accordo perché, cavolo, una forza più del bambù non penso che ce l'abbiano altri legni e poi è molto leggero. Però al pioppo io veramente mi chiedo com'è possibile che vengano fatti così, però ce n'è, cioè se in vendita praticamente sono quasi tutti fatti così, forse probabilmente per una questione di costi. Esatto. Sì, beh, il pioppo costa, nel senso, se vediamo adesso pioppo, un pannello di pioppo da 1,20 m per 2,40 m ti costa sui 150 euro. Sì, non mi spiego perché di questo. Sì, poi i prezzi varieranno da zona a zona, almeno qui i prezzi sono quelli. Può essere che sia, visto che il pioppo viene impegnato per moltissime cose, dalla cartaria in avanti, che non ci sia magari troppo bisogno forse di questo legno e quindi alla fine si riduce la quantità che ce n'è in giro. Non lo so, io si sa, il pioppo non è mio amico, quindi sono contraria anche al pannello di pioppo. Perché il pioppo va bene solo per il fai da te. A volte manco tanto in quello, mettiamola tranquilla. Se devi creare comunque delle strutturine piccole, come può essere un portacoltelli, un portacucchiai da appendere, può andare bene. Sì, sicuramente sì, ma a me non mi ci fai passare per il pioppo, lo sai che ce l'ho qua. Comunque, torniamo a parlare di questi coltelli, dei coltelli, sì. Dei cucchiai. Di cucchiai. Io anche questo, poca esperienza, ne ho fatti 4, mi sembra. 4 cucchiai fino ad ora, non mi piace moltissimo farli perché anche quello lo trovo un po' noioso e quindi non è il mio genere. Però è bello averli, cioè poi quando lo utilizzi c'è la soddisfazione, è un po' al contrario, è brutto il lavoro ma poi hai molta soddisfazione dopo. Adesso io non ne ho con me dei miei cucchiai perché i miei amici quando me li hanno trovati in casa me li hanno fatti sparire e mi è rimasto solo il prototipo, il primissimissimo che ho fatto. Questo era un gran bel cucchiaio perché ha una forma fatta bene a conca, è molto profondo, contiene diversi grammi di roba, ho provato a pesare zucchero, quindi lo si può usare come misura. Una mia amica me l'ha rubato perché dice che era perfetto per fare le polpette. Non lo so, gli piaceva la misura delle polpette probabilmente. E questo prototipo qua l'ho fatto in betulla perché avevo un'amica che faceva cucchiai, che adesso si è ritirata dalle scene, e trovava che venivano benissimo. E in effetti la venatura è stupenda, e questo qui non è stato passato né all'olio né niente, è totalmente naturale ancora, ma secondo me è un'idea veramente idiota di farli per l'uso, per bellezza sicuramente perché sono anche facili da fare, sono molto leggero, molto facile da intagliare la betulla, però si spacca da niente. Infatti qua che ho cercato di farlo un po' più sottile è saltato via il pezzo e questo qua non l'ho neanche poi finito, infatti è ancora grasso, però l'ho usato per tenermi la forma che era molto carina e questo qui è il punto più importante perché qua fa forza e con un legno come questo qui, se vedete, si muove e non va affatto bene. Infatti quelli dopo li ho fatti in noce. Il noce è meraviglioso, si fa una fatica bestia perché è rigidissimo. Il trucco che si potrebbe utilizzare è di metterli in frigo, si taglia il pezzo e prima di andarlo a intagliare lo si mette in frigo, così si rimane umido ed è un po' come se fosse fresco tra virgolette, però aiuta quel che può aiutare perché comunque non è facilissimo. Col coltello da scavo si procede al mangiare all'interno, sempre con molta pazienza, perché bisogna sempre regolarlo
che sia il più possibile omogeneo da tutti e due i lati, perché sennò viene esteticamente brutto. Poi cos'altro si può dire? Ci sono delle... Torno al discorso ancora delle dime, ci sono delle dime per i cucchiai con le misure. Adesso non ne ho qui nessuna, però su internet si possono trovare. E la cosa bella sarebbe, presente quelle stampanti che stampano i fogli di plastica? Se tu scrivi tipo diapositive che poi puoi proiettare su. Si potrebbe fare stampare su uno di quei fogli queste dime con tutte le misure, le circonferenze, la lunghezza, la larghezza, e usarle per creare un prototipo per il cucchiaio, come io ho fatto con le coramelle. Io ho un prototipo in legno di pioppo, che non è questo, dove ho la forma praticamente di questa coramella qui, che poi utilizzo a volte per creare altre coramelle, però ecco, quella forma qui ho una dime. Sì, essendo che ci sono tanti generi di dagli questi colchielli stasera, di cucchiai, può essere utile, perché poi in effetti se uno si affeziona a un modello, lo porta avanti. Poi, come dicevamo, forse lo dicevi tu la volta scorsa, si possono poi intagliare manici, fare dei giochi di colore, si possono fare delle belle decorazioni sul cucchiaio. Dei bassorilievi. Io vedo su Instagram a volte gente che intaglia i cucchiai, le tazze, quelle russe, adesso non mi viene il nome. Praticamente, bravissimo. Praticamente sul manico fanno dei bassorilievi, ma sono veramente carini. Logicamente li fanno prima con il coltello e poi con la sgorbia vanno a creare dei disegni. Sì, dei disegni che a volte sono magari, non so, triangoli intrecciati, rombi, insomma poligoni, no? Sì, con lo stesso genere di coltello si possono anche fare effettivamente cose di questo tipo, ma io avevo provato a fare una tazza, sinceramente non ci sono riuscita, perché arrivi a un certo punto e non riesci più a grattare i bordi, e devo ancora capire come poter allargare. Cioè riesco a fare magari il buco, ma dopo un po' mi pianto e non riesco ad allargare. E lì probabilmente ci sarà una questione di manualità per poterlo fare, che non ho ancora afferrato come, ma essendo che anche lì secondo me le prove. Secondo me sarebbe giusto, almeno per quello che posso pensarlo come ragionamento io, creare un foro al centro e dopo con il coltello da scavo, comunque sì, il coltello da scavo, andare ad allargare quel foro che si è fatto al centro. Logicamente non deve essere un foro del 10, ecco. No, in realtà si inizia un po' così, oppure comunque puoi anche iniziare come a fare un cucchiaio, poi pian piano così lo allarghi, ma io ho trovato che tipo quando sei dentro, o io non riesco a tenere il coltello nella maniera giusta, non riesci più a scavare in largo, scavi sempre come se scavassi questo cerchietto. Certo. Questo è il mio problema. Devo ancora capire come fare, però essendo che di nuovo la tazza non è che sia il mio interesse principale, sono una di quelle cose che faccio sempre per prova, quando c'ho tempo, quando c'ho voglia. A me piacerebbe intagliare una tazza, ma una bella tazza di quelle contenitive. Sì, quelle che ci puoi versare il caffè quando sei fuori o comunque. Ma io non sono completamente convinta di questa storia della tazza, perché mi dà idea che assorba troppo, che è bisogna metterci la finitura giusta. Sì, bisogna trattarlo come i cucchiai dopo che si sono fatti. Questo qua l'ho detto prima, è senza nessuna finitura, perché era soltanto praticamente una dima, una prova, e vanno poi trattati. E questa volta mi raccomando, se lo volete solo per bellezza, solito che abbiamo già detto, olio di lino,
la cera d'api, quello che volete, essendo che magari il cucchiaio andrebbe usato alimentarmente, mi raccomando, usate una cosa adeguata. Io avevo usato olio di cocco e una volta olio di noci, che vanno bene, si trovano anche questi al supermercato, perché volendo uno li può usare proprio per mangiare nell'insalata, ad esempio, un gusto particolare, non stanno male, e lasciano una bellissima finitura anche loro e non sono dannosi a ingestione praticamente. Quindi Ma non diventa rancido dopo un po'? no. Io sapevo che No, perché comunque tu metti sempre un pochino, passi subito il panno e poi fai più passate. Okay. Dopodiché si può lavare, si può fare tutto quello che vuoi. Mi raccomando, non lavastoviglie, perché la lavastoviglie spacca qualsiasi cosa e poi ve lo mangiate quello che rimane all'interno del legno, quindi magari evitate farlo soltanto a mano, magari il più possibile con acqua. Dopo un po' anche l'unto del cibo o dell'olio normale da cucina va direttamente a impregnare il legno all'interno e non assorbe più niente. Quindi comunque il fatto di essere rancido dura pochissimo. E questa cosa qua non la sapevo. No, sì, normalmente usato. L'unica cosa, se per caso qualcuno fosse allergico a tipo noci, arachidi, eccetera, eccetera, mi raccomando, no, perché comunque anche lì rimangono dei residui. Però no, nessun problema. Io l'ho fatto, l'ho passato tutto e l'ho lasciato un mese avvolto nella plastica al buio, in modo proprio che impregni bene, è rimasto benissimo e insomma, mi sono trovata bene. Direi che mi sono trovata meglio con l'olio di noce che con l'olio di cocco, perché l'olio di cocco è molto grasso e quindi quello magari sì, se dato un po' troppo potrebbe diventare rancido, ma direi che se poi si usa, no, via. Meno, io non ho trovato problemi. Poi se qualcuno ci commenta, ha provato, ci sa dire qualcosa di meglio, mi raccomando, commentate sempre. Si possono usare anche altre cose, altre combinazioni, anche un olio minerale, tutto, però non sono molto propensa a usare un olio minerale per una cosa alimentare. Vedete voi cosa preferite alla fine o per cosa lo volete fare questo cucchiaio. D'altro, parlando di finiture, ci viene in aiuto anche le finiture, quelle tra virgolette industriali che esistono, sono atossiche e sono riconosciute anche dalla KCCP, quindi per alimenti. Io ad esempio ho fatto un tagliere in noce, è una fetta di noce, e ho comprato questa finitura che in qualche video si vede, adesso non mi ricordo quale, e praticamente è una finitura brillante, incolore, antitaglio e antigraffio, adatta a piani di lavoro, quindi quelle spianatoie per la pasta, taglieri da poter, non so, in ristoranti. Comunque, quindi fa proprio la laccatura? Sì, fa una sorta di sì, di strato, tipo è una specie di flatting alimentare, ecco. Bello. È una cera proprio, loro la chiamano cera incolore, ma si dà a pennello. Logicamente non bisogna fare tante passate, cioè subito quando è fresca, perché altrimenti crea una sorta di schiuma, diventa bianca. E poi quando asciuga ti rimane sul pezzo. Io l'ho usata anche per delle sculture, tipo questo Wood Spirit che voi non vedete, però ci sono le foto su Instagram, che è diventato sotto, adesso c'è una fetta di robinia e l'ho passato tutto con quella cera lì, con quella finitura lì, ma non perché mi servisse alimentarmente, ecco, ma perché non avevo finito il flatting, avevo quello e ho utilizzato tanto questo. comunque è flatting, anche se è alimentare, lo Sì, si ecco, può sicuramente usare anche per del resto. sì, però è una cosa da utilizzare
secondo me, non come finitura da esterno, ecco, è da utilizzare come finitura per ciotole, cucchiai, posate. Si può utilizzare per anche quello che è nata. Sì, si può utilizzare anche per gli intagli, però ecco, non è che se fate un gufo, un wood spirit da mettere all'esterno potete utilizzarla. Se poi me la cerchi e mi dici il nome, la segniamo poi sotto e la lasciamo come Deve essere francese, se non int. sbaglio. Francese. Ah, bella, questa qua non sapevo neanche l'esistenza, non sapevo che esistesse una cosa del genere. Immaginavo che sicuramente venisse usato qualcosa similare, però non Sì, sapevo. perché molte volte io vedo anche tante persone che prendono un asse di abete e la usano come spianatoia, così, Senza mettere secca. niente. Dopo un po' che la lavano, comincia a gonfiarsi, comincia a spaccarsi. È per quel motivo lì. Quindi dando questa cera resiste all'acqua, insomma, si può lavare, non in lavastoviglie perché sennò escono pacchettini del ghiacciolo, però ecco, una spugna col detergente si può dare, col detersivo. Benissimo, questa è un'ottima cosa. Siamo di nuovo ampiamente fuori dai tempi. Come al solito. Croce ormai è una cosa sicura. Noi non dovremmo mettere il timer, perché quando mettiamo il timer sfasiamo sempre. Quando non lo mettiamo magari riusciamo a stare, perché non sappiamo quanto abbiamo fatto, capito? Non lo so, perché ho ancora il terrore della prima puntata, quindi mi ci è voluto una settimana per fare quel video lì, quindi sono un po' così sulle spine ogni volta. È ancora poco, una settimana. No, vabbè, è parecchio. Quindi, speriamo di aver detto le cose importanti, se no avete sempre la possibilità di commentare, di chiedere, di fare domande e sicuramente vi risponderemo. E cos'altro dire? Niente. Allora, tu dai, aiutami. Sì. Stavo formulando la frase per non cadere, per non fare uno scivolone. No, volevo dire che oltre a quella finitura ci sono anche delle cere in crema proprio, tipo quella che abbiamo fatto vedere l'altra volta, ti ricordi, per Sì. le bowl salad? Anche quelle possono aiutare diciamo, a proteggere un po' il manufatto che abbiamo intagliato, però ecco, secondo il mio punto di vista, quella cera da dare nel barattolino, quella che abbiamo fatto vedere l'altra volta come finitura, non è così protettiva come quella da dare a pennello liquido, insomma. Vabbè, sì. Si potrebbe anche usare cera d'api, ma se avete vera cera d'api, perché se è quella industriale normalmente non viene usata per queste cose, ricordatevi che la mangiate. Si possono usare diverse cose o comunque anche in combinazioni, però secondo me è sempre meglio fare attenzione se effettivamente si può mangiare, quindi cercate di rimanere il più possibile nel naturale di HCCP o il più naturale possibile, perché ecco, se un consiglio, se volete comprare queste cere, queste finiture, proprio sulla confezione c'è scritto, adesso non mi ricordo se è destinato a HCCP oppure idoneo a HCCP. Sì, o comunque a uso alimentare. Per chi non lo sapesse, la HCCP è quella sorta di buone regole per avere una sorta, per avere l'igiene in cucina o comunque a contatto con gli alimenti. Sì, sono le regole di come si devono trattare gli alimenti e le cose che vanno a contatto con gli alimenti. Esatto. Abbiamo finito?
Direi di sì, siamo stati più che esaustivi, stavolta sono veramente soddisfatta. Abbiamo dato Allora, anche delle bellissimi input e quindi a presto, mi raccomando, siamo di nuovo senza commenti. Saltata una settimana, va già bene che Andrea era stato così bravo da farne uno ampio. E Andrea, quindi salvaci tu anche stavolta. o salvaci tu oppure qualcuno prenda il coraggio che ha avuto lui e commentateci, che noi siamo contenti anche di sapere se questa cosa che facciamo vi interessa, vi piace, questo piccolo podcast ormai quindicinale, possiamo dirlo, perché siamo Sì. stati talmente bravi che stiamo uscendo sempre a 15 giorni, quindi lo usciamo come quindicinale. Non avremmo mai creduto di riuscire, però ci stiamo riuscendo. Bravi. E quindi, Buona serata a tutti. buona serata. E buona Ciao. serata a Chuck. Anche a te. Stasera e tutte le cagate che ho detto dovrei fare 22.000 blooper, quindi li lascerò direttamente nel video. Sì, va bene. Lascia pure. Babbo, ciao. Ciao. Divertimento, ciao.